Amici carissimi, che bello ritrovarvi in questa occasione di festa. Il ponte dell'Immacolata ormai è iniziato e tra poco partiremo anche noi, e poi quando si torna, in pochissimo tempo, è già Natale, e come dice il proverbio, Natale con i tuoi, Capodanno dove vuoi. Chissà, sicuramente moltissimi di voi avranno già le idee molto chiare su dove andare, cosa fare per Capodanno con il proprio camper. Qualcuno magari invece ancora non ha deciso. Ecco, in questo momento io vorrei, così, mi sento di darvi qualche consiglio, una proposta, no? Anzi, ne avrei due di proposte. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un Capodanno bellissimo, io e Anna Maria da soli con il nostro camper, siamo andati qui vicino in Friuli, in una situazione molto facile, bellissima. I friulani sono molto accoglienti, sono molto ospitali, sono anche orgogliosi della loro terra, delle loro tradizioni, e sono ben contenti di farvele scoprire. Abbiamo sostato in libera, ci siamo sempre sentiti molto ben accolti, abbiamo scoperto un sacco di cose interessanti e abbiamo mangiato divinamente, perché la cucina friulana è ottima. Eravamo stati a Gemona del Friuli, a Venzone e a Cividale del Friuli. Per ciascuna di queste tre località avevo pubblicato un video e adesso li ho raggruppati in una playlist. Vi metto qui sopra il link, e così potrete vederli, perché potrebbe essere una bella idea da ripetere sicuramente. Noi abbiamo avuto un bellissimo ricordo. Un altro consiglio che mi sentirei di darvi riguarda un viaggio che abbiamo fatto invece qualche tempo fa, nel 2019, per il Capodanno del 2019, quando io ero appena andato in pensione da pochi mesi. Avevamo dato dentro il vecchio camper, che era un Jotti Line, al concessionario, e in attesa che arrivasse il nuovo Autostar però eravamo rimasti a piedi. Così mia sorella e mio cognato ci hanno dato ospitalità, una calorosissima ospitalità, fantastica direi, nel loro roller team, e noi quattro abbiamo deciso di partire verso nord. Siamo stati in Austria e in Germania. Siamo stati via 4 giorni e mezzo in tutto, quindi veramente anche poco, ma abbiamo visto tante cose e questa vacanza ci è rimasta nel cuore, veramente. Ecco, quindi però attenzione che questo viaggio è antecedente a quando io ho aperto il canale su YouTube, quindi all'epoca facevo delle riprese video, ma più che altro a scopo così familiare, per tenermi i video. Ho sempre avuto questa passione io, e così avevo registrato dei video delle diverse località, ma così. Adesso, proprio con l'intenzione di creare un qualcosa di utile a voi amici camperisti, soprattutto per chi ancora non ha deciso dove passare Capodanno, ma anche per gli altri che magari potranno valutare questa cosa per i prossimi anni, oppure chi magari è già stato in questa località, sicuramente molti saranno già stati a Salisburgo e in Baviera. È sempre interessante vedere con gli occhi degli altri le cose che già conosciamo, perché sicuramente si colgono degli aspetti magari imprevisti. E quindi cosa ho fatto? Ho preso questo video familiare, l'ho rimontato tutto in ottica YouTube e adesso l'ho pubblicato. Quindi vi invito a vederlo tutto fino alla fine. Se volete sostenere il canale potete tranquillamente iscrivervi, potete farlo qui ed ora. Grazie, ciao! Partiti da Padova a metà pomeriggio di venerdì 28 dicembre, facciamo una rapida sosta per la cena in un'area autostradale austriaca. Mangiamo quello che ci siamo portati dietro, seppie in umido con piselli. Buonissime, ma un vero problema per l'autista, che ha dovuto accontentarsi di bere acqua e con le seppie in umido. Non è una cosa semplice. Dopo cena abbiamo proseguito il viaggio fino a Salisburgo. A Salisburgo ci siamo sistemati in un parcheggio gratuito un po' in periferia che abbiamo trovato su Caramaps. Il mattino seguente, con una bella passeggiata lungo il fiume Salzach, siamo arrivati in centro e dopo un po' ha anche iniziato a nevicare, regalando una magica atmosfera alla città del barocco, con il suo grandioso duomo, la casa di Wolfgang Amadeus Mozart e la via dell'oro, e sovrastata dalla fortezza Hohensalzburg.
A metà pomeriggio lasciamo Salisburgo e attraversiamo il confine con la Germania in direzione di Passavia, Passau in tedesco. Qui ci sistemiamo in una bella area sosta camper attrezzata con carico e scarico. Il costo era di 8 euro al giorno, adesso costa 14. Noi ci eravamo già stati in estate ed abbiamo una bella storia da raccontare, ma sarà per un'altra occasione. Breve passeggiata serale in centro città e cena al ristorante pizzeria Il Monastero, bel locale e ottima pizza. Dopo le 20 era praticamente aperto solo la pizzeria. Ma un consiglio, se non siete mangiafuoco in persona, non chiedete l'olio piccante. Al mattino per prima cosa saliamo a piedi lungo una ripida stradina carrabile con la pendenza del 22% sino alla vicina fortezza West-Oberhaus. In inverno è aperta solamente dal 25 dicembre al 6 gennaio. Risalente al 1219, ospita un interessante museo di storia locale. Da qui si può ammirare un bellissimo panorama sulla città e sulla confluenza dei fiumi. Passavia, infatti, gode di una posizione geografica molto speciale. Dicono sia l'unica città al mondo ad essere attraversata da 3 fiumi, il Danubio, l'Inn e l'Ilz, che proprio qui confluiscono sul Danubio. Il centro storico di Passavia si trova su una penisola fra l'Inn e il Danubio. Scesi in città, attraversiamo prima il Danubio e poi l'Inn per raggiungere l'imboccatura della scalinata coperta che con i suoi 321 gradini porta alla chiesa di pellegrinaggio di Maria Hilf, che sorge in una magnifica posizione sopraelevata. Abbiamo poi visitato anche il Grande Duomo e alcune belle piazze con le loro statue. In serata riprendiamo il camper e partiamo alla volta di Landshut, capoluogo del distretto bavarese del Niederbayern, Bassa Baviera, e bagnata dal fiume Isar.
Qui ci sistemiamo in un grandissimo parcheggio a pagamento, 5 euro. Dopo la cena in camper facciamo una bella passeggiata notturna. Al mattino saliamo al castello dove visitiamo solamente il cortile interno. Poi torniamo in centro e ammiriamo le bellissime architetture dei palazzi e del campanile della Collegiata di San Martino, che con i suoi 131 metri è la torre campanaria in mattoni più alta al mondo. Nel pomeriggio ripartiamo alla volta di Monaco di Baviera. Parcheggiamo al castello di Nymphenburg. Mi risulta che adesso la sosta notturna non sia più consentita. E poi raggiungiamo il centro in tram. È la sera dell'ultimo dell'anno e decidiamo di festeggiare in qualche modo l'arrivo del 2019. Per questo entriamo nella storica birreria Hofbräuhaus. Non eravamo certi di aver fatto la scelta migliore, perché sembrava di entrare in una bolgia infernale, caldo, frastuono, affollamento incredibile, nessun posto libero. Ma dopo qualche minuto di ambientazione, la situazione appare molto più accettabile. Girando tra i lunghi tavoli condivisi, abbiamo finalmente trovato un gruppo di ragazzi che si sono stretti un po' per farci spazio. Le cameriere, volutamente vistose, portano quantità incredibili di boccali da litro di birra e le pietanze che arrivano sui tavoli sono tutte grasse e succulente. La gente, tedeschi ma anche parecchi stranieri e italiani, è allegra e i complessi cantano un repertorio quasi tutto italiano, che sembrerebbe quasi di essere in Italia, se non fosse che in nessun ristorante italiano l'orchestra continua ad intonare Ti amo di Umberto Tozzi e tantomeno O bella ciao. Sì, quella dei partigiani, ma deve esserci un malinteso perché quest'estate si sentiva quasi dappertutto nei locali della Normandia. Dopo un po' cantavamo e ballavamo anche noi, assieme a giovani di ogni età e di ogni parte del mondo.
Finito di cenare alle 23:45 usciamo dal locale e nella vicina Marienplatz inizia il conto alla rovescia che culmina allo scoccare della mezzanotte con quintalate di botti di ogni tipo e ogni potenza. Penso da poter competere anche con Napoli. Forse. Torniamo a piedi ai camper. Sono circa 6 km, ma non fa freddo e dobbiamo smaltire tutto il maiale che abbiamo mangiato, oltre alla birra che abbiamo ingurgitato. Il mattino seguente ripartiamo in direzione sud, verso la famosa stazione sciistica di Garmisch-Partenkirchen. Qui troviamo un parcheggio di fortuna in centro, passeggiata dentro e fuori dalle botteghe di souvenir e nella chiesa parrocchiale di San Martino. Entriamo poi in un tipico ristorante dove festeggiamo come si deve il primo giorno del 2019. Piccola pennica post-prandiale in camper e poi via verso casa che dista circa 370 km. Ragazzi, ciao e mi raccomando trascorrete delle bellissime feste.